Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. Uh, Abbiamo il diavolo, amici dell'Aquario. Quando c'è la carta del diavolo si parla di un periodo dove c'è una certa tossicità, dove c'è un certo vincolo, restrizione piuttosto che schiavitù, che normalmente con il diavolo è di tipo volontario, cioè è una propria scelta rimanere in quella situazione, ma vi dico anche che sono questioni legate al proprio ego. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, vi ricordo che questa è una lettura di tipo generale, ne seguiranno altre tre, una sulla crescita spirituale, una seconda sull'amore e gli affetti e una terza sul lavoro e l'economia. Allora ragazzi, partiamo da un 8 di bastoni, un 2 di spade, un 5 di spade, un 7 di coppe, un 6 di denari, la regina di coppe e la sacerdotessa. Devo dire ragazzi che potrebbe essere un periodo piuttosto impegnativo. Allora, in qualche modo sono coinvolti gli altri, il modo che avete voi di relazionarvi nei confronti degli altri. C'è qualche cosa che condiziona la vostra mente, o meglio, che condizionerà la vostra mente. Potrebbero essere questioni di tipo materiale, considerato che il diavolo fa anche riferimento alla materialità, o vi dirò di più, al vostro potere personale. Potere sì, sia economico, ma anche proprio, diciamo, mentale. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 8 di bastoni. 9 di coppe e fante di coppe. Sì, ho come l'idea che ci sia una sorta di energia stagnante con questo 9 di coppe che spiega l'8. È come se, perché il diavolo parla anche di vizi, parla di cattive abitudini, parla di qualche energia anche se che è stagnante o qualche emozione. C'è voglia di aria fresca, c'è voglia come di novità. Andiamo a vedere il 2 di spade. Ragazzi, la morte è 8 di bastoni.
Quello che è interessante è che qui abbiamo un 8 di bastoni al contrario e qui abbiamo un 8 di bastoni al dritto. È come se qualcuno iniziasse a manifestare la propria verità. C'è un periodo di rinascita, ok? Il 2 di spade è, diciamo, una carta di dubbio. Qui si tratta di parlar chiaro, di tagliare quelle che potrebbero essere le vecchie abitudini, i vizi di cui ci parla qui il diavolo. Eh, Qualche cosa ha a che vedere con la comunicazione, il modo di relazionarvi che avete nei confronti degli altri, quello che gli altri potrebbero pensare, quello che gli altri potrebbero dire. Andiamo a vedere questo 5. Il 5 di spade io lo sento super collegato al diavolo perché sono le lotte mentali egoiche, ok? Quindi in qualche modo rivedo il diavolo lì. Andiamo a vederlo. Appeso, difatti l'energia stagnante del diavolo che si e infatti la non azione dell'asso di bastoni al contrario. Guardate, ho come l'idea che entrerete in una fase di dubbi che vi daranno la possibilità di lasciarvi indietro certe cose, certi pensieri, anche certe agiatezze, mi viene da dire. E con la carta dell'appeso avrete modo di vedere le cose da un altro punto di vista. Sì, c'è una sorta di lentezza, diciamo, nella prima parte dell'anno. Scusate. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo un 4 di bastoni e un 5 di coppe. Io credo che qui la carta dell'appeso vi dia la possibilità di rendervi conto, appunto, cambiare punto di vista, rendervi conto di quelle che realmente sono illusioni e quelle che invece sono progetti, comportamenti, atteggiamenti o persone che vi possono dare un certo tipo di stabilità. Qui si parla dell'energia dove si sta entrando, ok? Quindi tutto questo sviluppo è un po' il conoscere questa energia, conoscere cos'è che vi vincola, proprio perché riconoscendolo, vedendoci chiaro, si può poi procedere al taglio con questa energia, quella che ci fa ristagnare, che non ci fa star bene. Molto di questo è la mente che lo fa, perché? Perché ci sono state comunque delle illusioni, ci sono state dei progetti che magari non sono andati a buon fine, c'è stato già come un'esperienza in passato e voi sapete benissimo, o perlomeno riconoscerete, imparerete a conoscere anche grazie all'appeso che vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista dell'altro, mettiamola così. Cosa vi può dare la stabilità e cosa invece vi crea quella sensazione di inadeguatezza piuttosto che di panico, piuttosto che di vuoto. Ma è come se fosse un percorso interno questo, è come un periodo di autoanalisi. Andiamo a vedere 6 di pentacoli. Fante di pentacoli e la luna. Di nuovo, vengono a galla le proiezioni, ragazzi. Per molte persone si tratta di imparare, sì, imparare a conoscere se stessi, imparare dai libri, imparare dai video, imparare dagli altri, imparare da, non lo so, dalla radio, imparare in generale, dalle esperienze di vita. Ho anche un 7 di pentacoli che si è girato così e lo lasciamo. Però qui si tratta di sperimentare quelle che sono i vostri vizi, le vostre, come vi posso dire, torture anche un po', e buttare giù quelle che sono le illusioni della mente proprio per uscire da questo momento, ok? Ma vi dirò,
Terminate con la regina di coppe e la sacerdotessa, che sono due carte fortemente spirituali, sono due carte che parlano di qualcuno che è completamente connesso con le proprie emozioni e qui con i 6 di pentacoli si arriva all'equilibrio o perlomeno ci si incammina con pazienza a lavorare tutte quelle che sono le zone d'ombra di cui ci parla la luna. È ora di guardare in faccia la realtà fondamentalmente. Andiamo a vedere la regina di coppe. 6 di bastoni e 5 di spade. 5 di spade si ripresenta, Allora, quello che sento qui è che è proprio, visto che appunto il diavolo fa riferimento all'ego, l'ego è la mente, qui è un po' come se vi dicessero azzittite la mente e fidatevi del vostro intuito, del vostro sentire, delle vostre emozioni. Quando sentite che andate verso le vibrazioni belle, quindi la serenità, la gioia, la calma, la pace, la tranquillità, vuol dire che state bene, ok? Che è la cosa giusta per voi. Nel momento in cui entrate in sentimenti di paura, di conflitto mentale, di magari peso, di tristezza, vuol dire che probabilmente non è la strada corretta. Qui si tratta di trovare un equilibrio tra quello che si vorrebbe e quello che si può o dovrebbe fare, insomma. Però sento che questa prima parte dell'anno è come se risvegliasse in voi questa parte emotiva, è come se vi dicessero portate a galla il vostro sentire emotivo, la vostra parte empatica. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 3 di bastoni. Che cosa ho visto? 3 di bastoni, regina di denari e 2 di coppe. Sì, ci sarà come una rivalutazione di quello che è il sentire emotivo piuttosto che tutto quello che è la parte materiale, ragazzi. Mm? Per qualcuno potrebbe nascere qualche tipo di compromesso, potrebbe essere di coppia, perché anche qui comunque abbiamo un 4 di bastoni che può parlare di o di una convivenza o comunque di una coppia stabile, però c'è da lavorare su questo equilibrio, sia monetario, sia che la relazione sia di coppia, sia che la relazione eventualmente sia familiare, perché qui il lavoro non lo vedo tanto, però ehm, sia monetaria, sia diciamo nutritiva, nel senso quello che tu fai per me, quello che io faccio per te, sia temporale, quanto tempo dedichi tu a me, quanto tempo dedico io a te. È come se appunto si deve trovare un equilibrio. Non è tanto la mente, le regole, quello che si deve fare, le azioni, ma è più come mi sento, che cosa sto provando, cosa mi unisce, che cosa mi nutre di questa persona, o di questa situazione, o di questa relazione. Andiamo a vedere ancora Osho. Sì, comunque la sento un po' come un periodo dove lavorerete le vostre zone d'ombra, soprattutto le illusioni che vi siete fatte o che avete a voi inerente una relazione piuttosto che una situazione, ok? Andiamo a vedere. Guardate, il condizionamento è sempre il diavolo, è la stessa carta. E poi qui abbiamo divertimento. Sì, di nuovo, è un po' come se vi dicessero di prenderla più alla leggera, come se dicessero che è ora di divertirsi, di trovare, non sempre di guardare il lato pesante, la mente, devo fare, è necessario far questo, mi dovrei comportare così, ma trovare anche un po' di nutrimento attraverso il divertimento. È come se vi dicessero prendetela un po' più alla leggera, non vi fate condizionare così tanto dal mondo esterno. 5 di spade sono tante voci che ci parlano nella testa fondamentalmente. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei messaggeri guerrieri di luce. Wow!
Guardate, qua vi dice, quando le intenzioni del vostro cuore sono per servire l'umanità, le porte dell'abbondanza si aprono naturalmente. Wow! Quindi, quali sono le vostre reali intenzioni? È solo per una questione di ego, per cercare conferme all'esterno, perché avete bisogno di sentirvi importanti per qualcuno, perché avete bisogno della riconoscenza delle persone che vi stanno intorno, o per il puro piacere di dare, di condividere? Bellissima carta, devo dire. Comunque è quello su cui arriverà, cioè è quello che arriverà, diciamo, su cui vi dovrete focalizzare e che automaticamente entrerà nella vostra vita, ok? Ragazzi, devo dire che nonostante il diavolo iniziale non è una lettura così male, eh. Spero che comunque vi possa essere stata di aiuto per capire come muovervi nel futuro. Se sì, fatemelo sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti potete curiosare comunque i titoli dei video nella playlist. Tratto temi di metafisica, di esoterica, insomma, parlo un po' di come lavorare con l'energia. Mentre a livello individuale sto proponendo un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti. Si andrà a migliorare un settore nello specifico della vostra vita. Sono circa 10 sessioni, ma è una parte, ok, di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!